Buonasera a tutti e benvenuti alla 10ª puntata di La storia e memoria, comprendere il nostro futuro, insieme a Raffaele Romano. Ciao Raffaele, benvenuto. Buonasera a te e a tutti i nostri amici. Ricordiamo Raffaele Romano, oltre a essere scrittore, è anche storico e giornalista. E quindi grazie a tutti per essere con noi per l'ennesima volta su Officina Mediterranea, sia su Facebook che su YouTube. E qual è l'argomento che ci hai preparato oggi, Raffaele? Beh, seguendo la mia linea, che sono sostanzialmente un non seguace del politicamente corretto, le ultime 2 puntate le abbiamo fatte studiando un pochettino 2 grandi agenti segreti del passato. Quest'oggi ritorno in Italia per affrontare il mondo dei libri, delle scritture e quindi dare ai nostri ascoltatori, amici vicini e lontani, come diceva quel grande personaggio del passato, qualche elemento di valutazione empirica, dati certi per capire un po' come vanno certe cose. Perfetto, allora mandiamo la sigla e poi ti lascio lo spazio. Grazie. Care amiche e cari amici, rieccoci qui dopo 15 giorni ad affrontare un altro tema che credo sia interessante e possa far capire un po' meglio certe cose. Come avete notato, io affronto argomenti che di solito non vengono affrontati dai media in generale. Io preferisco esercitarmi, istruirmi e passare dati e notizie a quei pochi o quei molti che hanno il piacere di leggermi o il dispiacere di ascoltarmi. A parte le battute, le ultime 2 puntate si sono incentrate su 2 grandi agenti segreti del passato. Ho visto che le 2 cose hanno avuto una certa attenzione e quest'oggi sono voluto rientrare in Italia ad affrontare uno dei tanti temi che avvolgono e affliggono la società italiana. Per fare degli esempi, io qualche anno fa ho pubblicato un libro dal titolo molto chiaro, che si riferiva sostanzialmente agli italiani e li definivo ai furbetti della penisola. Così è intitolato il libro, in cui analizzavo sostanzialmente una 60ina di corporazioni. Voi tutti sapete, le corporazioni, il concetto proviene dall'antico Medioevo, in cui chi faceva lo stesso lavoro si accorpava in queste strutture, diciamo, potremmo dire parasindacali dell'epoca, finché nel corso degli anni, dei decenni e dei secoli sono diventate qui in Italia varie gabbie che bloccano la crescita, la concorrenza e quant'altro nel sistema paese. Una di queste corporazioni che studiai a suo tempo con tanti didatti alla mano è quella degli editori dei libri. Voi avrete notato che spesso e volentieri su riviste, giornali, quotidiani, in televisione, nelle radio, spesso si parla della fiera del libro di Reggio Calabria, Cortina, Napoli, Milano. Ce ne sono tantissime. Io ho provato a fare una ricerca, non sono riuscito a stabilire nessun dato preciso, non ce ne sono, anche attingendo alla fonte della
dell'associazione dei produttori di libri, cioè quella di Confindustria. Non ci sono elementi al riguardo. Però il bombardamento c'è, è continuo, martellante, per cui si suppone che se ci sono tante fiere, ho supposto, dico, allora si faranno tanti libri. E poiché sono uno scrittore che spesso ha scritto su ordinazione, nel senso che dei soggetti pubblici, privati, mi chiedevano di comporre un libro su un argomento, ovviamente il mio rapporto con l'editore era minimale, perché interagivano questi soggetti che si erano assicurati la pubblicazione di quel libro. Personalmente ho vissuto in quest'ultimo mio libro, che adesso vedete in copertina, un'esperienza abbastanza particolare, nel senso che spesso mi hanno contattato alle mie avanze di pubblicare questo libro e mi sono trovato di fronte a delle reazioni che onestamente non pensavo, non supponevo nemmeno. Molti mi hanno chiesto dei soldi per pubblicare il mio libro, al che io ponevo il quesito, la domanda: ma come? Io presto un'opera, un mio lavoro, e devo pagare per poter pubblicare il mio libro? Mi sembrava una cosa assurda. E invece ho visto che purtroppo con insistenza diversi editori mi hanno mandato richieste per iscritto, con delle email, con dei messaggi di WhatsApp che io ho tutti conservati, di modo che chiunque volesse dire che io sparlo della categoria, non di tutta, ma di quella, di quelli con cui sono venuto a contatto io, mi hanno fatto delle richieste specifiche con degli importi precisi. Il secondo step di difficoltà è stato nella tematica del mio libro. Alcuni avevano, mi dicevano a mezza voce, ma forse è un argomento così sensibile, significa attaccare la CIA, i servizi segreti americani. E io osservavo, scusi, ma se lei o i suoi collaboratori non l'hanno nemmeno letto, come fanno a capire dal titolo? Il titolo dice tutto ma non dice nulla. Anzi, spiegavo che non era un attacco agli americani, di cui io sono un convinto assertore, sia per la NATO, sia per il modello di vita liberale occidentale, ma è, chi lo legge con attenzione o lo studia con attenzione, è un attacco all'insipienza e all'inconsistenza dell'Italia, che mentre gli altri fanno quello che devono fare per difendere i propri interessi nazionali, l'Italia da 30 anni oramai è uscita di scena volontariamente, sia per scelta e sia, consentitemelo di dire, per inconsistenza, incompetenza della classe politica, tutta indistintamente. Tornando a noi, ai libri, quindi da questa mia esperienza, qualcuno osservava, ma sai, gli americani si possono arrabbiare. Dico, senta, prima di tutto è meglio leggerlo, ma oltre che leggerlo, io ho pubblicato degli atti ufficiali desecretati dagli stessi americani, dal Dipartimento di Stato, dalla CIA e quant'altro. Quindi se loro li hanno desecretati, significa che pur essendo state azioni abbastanza penetranti nella vita interna italiana, evidentemente non ritengono più di nasconderle. Per cui io non faccio altro che riportare dati che loro stesso hanno reso accessibili. E dopodiché, alla fine, ho perso mesi finché ne ho trovato una casa editrice che mi ha fatto il contratto. A prescindere che mi dava proprio pochissimo, ma va bene, io ho lasciato perdere questo aspetto e ho firmato questo accordo. In questo accordo c'erano vari impegni da parte mia e pochissimi da parte loro. Da parte loro c'era un impegno però che era specifico, che entro 6 mesi dalla firma del contratto loro si impegnavano a pubblicare il libro. A 5 mesi e mezzo dalla firma del contratto io ho bussato, telefonando, facendomi sentire, e avevo risposte vaghe sia via email sia per telefono. Finché, immaginate un po', ho dovuto pagare un avvocato per far rescindere il contratto per inadempienza. Quindi alla fine
sono rimasto con un pugno di mosche dopo 6 mesi di tentativi di entrare in contatto con l'editoria italiana. Forse sarò stato sfortunato per quelle 15-20 case editrici che ho contattato, ma certo è che l'esperienza è stata fortemente negativa, addirittura una violazione contrattuale senza una spiegazione, senza una parola, nulla, così il silenzio assoluto. Dopodiché, su suggerimento di un nostro caro amico che si alterna con me in questa trasmissione, Enrico Fagnano, mi ha indicato la retta via americana per pubblicarlo, ovvero sia Amazon. E così l'ho pubblicato con Amazon. In una settimana ho fatto tutto. E il vantaggio qual è? Il vantaggio è che Amazon automaticamente lascia una libertà allo scrittore incredibile. E in più la distribuzione, perché anche se un lettore vive in Afghanistan, a Kabul, quelli in 48 ore glielo consegna. Tant'è vero che io sono stato a novembre scorso in America, sia in Messico, dove faccio parte di una fondazione a scopo benefico di bambini, di minori, anzi no, di minori abbandonati o in condizioni economiche particolari, e in più poi faccio parte di una fondazione dei docenti italo-americani che ha sede a New York, e ho presentato il mio libro a Puebla in Messico e a New York negli Stati Uniti. E loro già avevano il libro, l'avevano già letto, senza che io me ne preoccupassi. Invece in Italia funziona, pure io quando compro dei libri, vado in libreria, chiedo se mi possono procurare quel libro, l'addetto guarda al computer, vede che c'è e mi dice di passare dopo 2 o 3 giorni e andarlo a ritirare. Bando alle esperienze personali, entriamo nel merito specificando un po' di cose che credo sia opportuno sapere. La mia curiosità nacque tempo fa, a prescindere dal mio libro, e predisposi un articolo per, mi sembra, La Voce di New York, con cui collaboravo all'epoca, perché vedevo tutte queste centinaia di fiere dei libri in Italia, prevalentemente di romanzi e di poesie. Non me ne vogliono gli autori di romanzi e poesie, io non ho mai scritto una, né di poesia né di romanzi, non è nelle mie corde. Io sono un saggista che opera sui dati di fatto e scrive dei saggi, e quindi ha a che fare con i numeri, con la realtà, a volte bruciante, ma che è reale. E quindi, incuriosito da questo, inizia a fare una ricerca molto meticolosa per capire quante fiere di libri ci fossero in Italia. Credetemi, dopo 4 settimane mi sono arreso, perché è impossibile catalogarle tutte. Rimaneva un numero X amplissimo, però imprecisato. A quel punto, scavando, scoprì che all'interno degli editori ce n'era un'altra di cui facevano parte gli stessi, il più delle volte, gli editori dei libri scolastici, che tutti quanti voi, da genitori, da nonni, avrete vissuto questa amara e cara esperienza che ogni anno si rinnova. La cosa particolare è che le vendite sono altissime, perché ovviamente rivedere i testi ogni anno per ogni sezione scolastica, se non tutti, ma una buona parte, questo mette in moto un meccanismo industriale, commerciale, economico di dimensioni grandissime, considerando che gli studenti a tutti i livelli saranno, penso, qualche milione ogni anno. Voi immaginate il giro di affari legittimi che ci sta dentro, e quindi automaticamente il discorso si spiega proprio in questo, che come dire, si è sempre parlato spesso di caste in Italia, e credo che questa, più che una casta, sia una corporazione che si autoalimenta. Io, per esempio, insomma, modestamente ho 2 lauree, ho fatto qualche studio, mi chiedo quale sia la necessità di cambiare i libri di testo, per esempio, della storia, che a meno di qualche scoperta sensazionale che può avvenire di quanto in quanto, così, per accesso ad atti e a quant'altro,
ma sostanzialmente la storia dell'antica Roma è quella, la storia dell'antica Grecia è quella. Il nostro risorgimento, come dice giustamente il nostro amico Fagnano, è stato, come dire, abbastanza manipolato, senza entrare nello specifico di quello che realmente era accaduto, ma quella è Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Vittorio Emanuele II. Qual è la necessità di cambiare questi libri di testo che parlano di questi argomenti? Nulla. Se poi passiamo alla lingua e letteratura italiana e a quella inglese, per esempio, cosa volete che cambi? C'è forse qualche sinonimo in più che deriva dall'informatica negli ultimi 20 anni, che ogni tanto si introduce qualche nuovo sostantivo inglese che poi viene italianizzato oppure rimane nella sua lingua madre. Ma la lingua e la letteratura inglese è quella, la lingua e la letteratura italiana è quella. Dante Alighieri ha scritto una Divina Commedia divisa in 3 parti, e quella è. I commenti, i migliori, sono quelli che ho studiato pure io all'università, il De Santis e quant'altri, e quindi non riesco a comprendere com'è che vengono cambiati anche questi titoli. Se poi ci avventuriamo nella chimica e nella matematica e nella fisica, che ovviamente a livello di scuole elementari, medie e istituti superiori non è di un livello, come dire, altissimo, un livello medio-basso per dare le basi strutturali a coloro i quali dovranno diventare i futuri cittadini che poi andranno a studiare all'università e approfondiranno un bel po' di cose. Ebbene, pure lì la letteratura italiana e inglese l'abbiamo detto, la matematica, chimica, il latino, la stessa geografia, che è l'unica forse che può variare di più in base a guerre, assestamenti, scissioni di Stato, come per esempio è stato la Repubblica, io ho studiato la Repubblica della Cecoslovacchia, e poi sono nate 2 repubbliche, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. Ma non è che questi fenomeni avvengono tutti i giorni o tutti i mesi. Eppure su questo c'è un giro incredibile di situazioni. Io mi permetterei, dopo aver fatto questa diciamo constatazione, non critica, perché è un dato di fatto che avvengono queste cose per ogni anno scolastico, cosa succede? Che si potrebbe pensare, ma qui viene l'interrogativo, ma la nostra classe politica riesce a avere pensieri compiuti che si tramutino in atti concreti? Secondo me sarebbe molto più semplice. Lo Stato a livello regionale, perché ci sono delle competenze che riguardano le regioni come assemblee legislative, potrebbero loro acquistare i libri per gli studenti della loro regione, le varie materie, darglieli, prestarglieli in comodato d'uso gratuito, e alla fine dell'anno, se il libro risulta rovinato, i genitori si dovrebbero far carico di ripagare il testo, e quel libro di storia potrebbe essere riusato da altri studenti l'anno successivo, tutto in buon uso, e tranquillamente andare avanti. Una proposta del genere ho provato a cercarle nelle varie presunte piattaforme elettorali che inebriano il pubblico radiotelevisivo durante le campagne elettorali con promesse altisonanti di altissimo livello. Mi verrebbe da dire che spesso in queste campagne elettorali, me ne assumo io la responsabilità ovviamente, si tratta di brevi cenni sull'universo e dintorni per eleggere il consiglio comunale, poniamo, di Matera, che per carità può pure interessare i nostri amici materani o casertani o salernitani o genovesi, ma il discorso è: se tu devi fare l'amministratore, oppure Casalnuovo di Napoli, leggo adesso, in provincia di Salerno, che senso ha discutere di cose extra, di fisica quantistica dagli scranni del comune di Matera o di Vatte la Pesca? Non c'ha senso. Bisognerebbe invece imparare e costruire l'arte del governare, della sana
e, ed economicamente vantaggiose gestione della cosa pubblica. Invece vediamo, io spesso che vado all'estero, consentitemi di dire, e guardate che la situazione italiana in generale come media è molto molto negativa nei confronti dell'estero. Io frequento spesso, come vi ho accennato, Stati Uniti e Messico. Ma se qualcuno di voi giustamente dirà, ma se tu fai il paragone con gli Stati Uniti, è evidente che perdiamo. A prescindere, io dico, ma per quale motivo dobbiamo perdere per forza? Non è che c'è una legge divina che dice voi dovete essere 20 anni, 10 anni, 30 anni indietro agli Stati Uniti nello sviluppo delle vostre cosine. Non c'è scritto. Ma io vi rappresento il Messico, che ha sì certe problematiche dove, per esempio, come dire, le situazioni delle corporazioni di malavita sono ben più forti di quelle che noi possiamo immaginare qui in Italia, dove le nostre mafie, camorre e quant'altre, rispetto a quelle messicane che si dedicano insieme a quelle della Colombia ed altri paesi dove c'è una produzione industriale di droghe incredibile, usano dei veri e propri eserciti, addirittura trasportano la droga con dei sommergibili che si costruiscono, non so con l'aiuto di chi, certo non sommergibili all'avanguardia, ma che però funzionano. Ma a parte questa divagazione, automaticamente l'idea di poter far gestire alle regioni italiane l'assegnazione di libri su cui gli studenti dovrebbero apprendere e conoscere le cose, potrebbero essere acquistati dalla regione, cambiarli raramente ogni 7, 6, 7, 8 anni, 10 anni, perché se il programma rimane è quello, il libro non si rovina, ma per quale motivo metterlo in moto? Qualcuno potrebbe dire, ma in questo modo poi priveremo la crescita di quel settore. È una crescita irregolare, perché in effetti non è che dà un prodotto che serve, dà un prodotto per autoalimentarsi e quindi alla fine, come dire, è più un costo per la società italiana e per i milioni di genitori che ogni anno vi devono provvedere. Continuando questo approfondimento, ho voluto verificare un po', visto l'enorme numero di fiere di libri che si sviluppavano e si sviluppano in tutto il paese, e automaticamente capire ma qual è la situazione della produzione delle case editrici. Ho provato, come sarebbe stato opportuno che fosse, che nell'associazione di categoria degli editori avessi trovato tutti i dati. Invece lì non ho trovato nulla, ma ho trovato invece i dati sull'Istat. Gli ultimi che ho potuto consultare sono quelli relativi all'anno 2019, mentre quelli del 2020 sono ancora in fase di elaborazione. Allora, nel 2019, tenetevi forti perché i numeri che vi darò sono impressionanti. Nel 2019 sono stati pubblicati in Italia 86.475 titoli stampati, 86.475. Vuol dire che dividendo per i 365 giorni all'anno, se la matematica non è un'opinione, sono 237 nuovi libri al giorno. Prevalentemente si tratta di romanzi, poesie e cose simili. La saggistica è pochissima, perché per scrivere un libro, un saggio su una qualsiasi materia scientifica richiede tempo, approfondimento, raccolta di dati. Quindi tenete presente questi numeri: 86.475 libri stampati, dati Istat nel 2019, che fanno 237 libri al giorno. Secondo me sono un'enormità, perché cosa ho fatto? Ho applicato quei piccoli concetti di aritmetica elementare che posseggo. Ho diviso i 60 milioni di italiani, più o meno, tanti siamo, compresi i neonati e i bambini al di sotto di ogni anno,
di 7 anni di età, che non sanno ovviamente ancora leggere, e fa la bellezza di 693 libri a testa. Cioè ho diviso 60 milioni di abitanti per gli 86.475 libri pubblicati, fanno 693 libri a testa da leggere in un anno, cioè 2 libri al giorno. E quindi questo dato mi sembra sbagliato. E allora lì ho collegato la mia esperienza. Allora sono libri autoprodotti, cioè che l'autore, per poter vedere realizzato la sua opera, preferisce pagare questo dazio, questo contributo, vedere la sua opera pubblicata e poi diffonderla agli amici, parenti, cognati e quant'altri per vedere la sua creatura prendere definitivamente corpo. Capisco che questo può apparire, come dire, un dato disarmante, però questo è il vostro Raffaele Romano, vi porta questi elementi che spesso potranno, come dire, dare un po' fastidio, portare la suscettibilità, o meglio la sensibilità di qualcuno, ma questo è il dato. Sono dati preoccupanti. E in quel mio libro di qualche anno fa io misi insieme questi dati dell'editoria insieme ad un'altra sessantina di corporazioni. E credetemi, i numeri che venivano fuori erano e sono impressionanti, impressionanti. E quello che c'è da capire definitivamente, avviandomi alla conclusione della trasmissione, è che quei costi li paghiamo tutti noi, l'Italia nel suo complesso, perché sono corporazioni che si autoalimentano e quindi scaricano sulla società complessivamente tutti i loro malanni, diciamo così. È facile pensare quello che può apparire terribile. Ne approfondirò un'altra volta, casomai facendo un'altra trasmissione, così mi vengono alla memoria dati impressionanti. Il numero di avvocati in Italia. Il numero di avvocati in Italia, allora, in tutta la Francia c'è un numero di avvocati pari a quelli che sono presenti soltanto al foro di Roma. E sapete perché? Perché le leggi sono semplici, molto chiare, non interpretabili, e i giudici nel 90% dei casi, anzi al 95% dei casi, la magistratura francese non interpreta le leggi, le applica. All'amico che ha scritto Il paese delle caste, no, lo correggerei. Io direi il paese delle corporazioni. Approfondite questo concetto. La casta è un'altra cosa, ne parleremo approfonditamente, sempre se lo vorrete. Vi lascio, vi abbraccio tutti e ci vediamo fra 2 settimane con un altro argomento, quasi sicuramente scottante, se non di più di quello di stasera. Grazie e buonasera a tutti.